Ci sono ricette che non raccontano soltanto una terra, raccontano l'identità di un popolo. Le trofie al pesto sono una di queste. Nata nel cuore della Liguria, questa ricetta attraversa le generazioni. Pochi ingredienti, gesti semplici. È una tradizione che continua a vivere ogni volta che viene preparata. Ogni autentico piatto di pasta italiana inizia sempre dallo stesso gesto. L'acqua raggiunge il pieno bollore ed è da qui che tutto ha inizio. Il sale grosso non serve soltanto a insaporire l'acqua, è il primo ingrediente che incontra la pasta ed è proprio durante la cottura che il sapore comincia a farne parte. Le trofie sono considerate la pasta simbolo della riviera ligure di Levante. Per secoli sono state preparate interamente a mano. Il loro nome probabilmente deriva dal dialetto ligure strufuggià, che significa strofinare, il gesto con cui venivano modellate su un semplice tavolo di legno. La loro forma non nasce per estetica. Ogni torsione ha uno scopo preciso: accogliere il pesto e distribuirlo in ogni boccone. Questo è il pesto genovese, preparato artigianalmente con basilico fresco, pinoli, parmigiano reggiano, pecorino, aglio, olio extravergine di oliva. Ingredienti semplici, diventati un simbolo della cucina italiana. Ed ora arriva il momento più atteso, l'incontro tra le trofie e il loro condimento naturale. Il pesto non deve coprire la pasta, deve accompagnarla, entrando delicatamente in ogni curva, in ogni spirale, perché nella cucina italiana la semplicità è il risultato di secoli di esperienza. Il pesto genovese che vedete in questa ricetta è stato preparato seguendo la ricetta autentica italiana. Se desiderate scoprirne la storia e la preparazione passo dopo passo, trovate il video completo nella playlist Salse e creme italiane di questo canale. Anche l'impiattamento segue la stessa filosofia, nessuna decorazione superflua, perché quando gli ingredienti sono autentici, la bellezza non si aggiunge, si rivela. Questo non è soltanto un piatto di pasta, è un piccolo frammento della storia della Liguria e del patrimonio gastronomico italiano. Ogni autentica ricetta italiana custodisce una storia. Il mio compito è raccontarla con rispetto. Grazie per aver viaggiato con me nel cuore della cucina italiana. Ci vediamo nella prossima storia.